soprattutto i nuovi video del Vedo in America, seconda parte della recensione del Manhattan Afternoon. Come potete vedere sono venuto sempre nel parco, sono sicuro che penserete che Manhattan è un'isola verde, praticamente fatta solo di parchi, però effettivamente ce ne sono tanti. Questo qui è uno dei miei preferiti perché è un po' meno affollato e soprattutto è veramente difficile che ci siano dei turisti. Veniamo al tabacco, Manhattan Afternoon. Onestamente questa è la prima recensione che faccio veramente in cui avrò ben poche parole positive. Questo è un tabacco che non mi è piaciuto per niente e soprattutto veramente non vedevo l'ora di fare questa recensione per poi smettere di fumarlo. Perché oggettivamente è un tabacco che ho trovato estremamente sbilanciato aspetta, provo a mettere meglio a fuoco. Ecco, perché è un tabacco che ho trovato estremamente sbilanciato. Ma facciamo un passo indietro. Come avevo detto nel video precedente, quello che mi aspettavo era una miscela comunque leggera, semplice, che magari poteva essere piacevole e adatta ad essere fumata in queste giornate estive molto calde, perché è un flake, quindi comunque tendenzialmente fumo più fresco, Virginia Biondi con un'aromatizzazione al miele, quindi qualcosa di semplice, qualcosa di poco conto. E di poco conto lo è di certo, così tanto non me l'aspettavo. Però speravo fosse un tabacco tutto sommato piacevole, tutto sommato dolce e valido comunque da fumare senza troppe menate durante queste giornate calde. Invece è stato veramente un tabacco veramente pessimo, un tabacco senza nessuna evoluzione aromatica, una paletta aromatica imbarazzante, nel senso veramente monocorde, il corpo non c'è, Virginia sono un tabacco dallo scarso corpo e questo qui non fa eccezione, ne potete fare anche 2, 3, 4 fumate di fila senza problemi perché la botta nicotinica anche non c'è. L'aromatizzazione al miele, come dicevo, speravo fosse blanda e lo è, veramente molto leggera, non si sente quasi. Il problema è che non è uno di quei tabacchi. Il problema è che non è uno di quei tabacchi dove l'aromatizzazione è un ottimo complemento della miscela, è lì che la senti, ma c'è un gioco, no? C'è qualcosa insieme. Invece questo qui no, proprio è un tabacco totalmente sbilanciato, ogni tanto arriva come un treno che passa, no? Entra da una parte e poi esce, così, senza nessun motivo apparente, però neanche in modo positivo, non è un miele che dà dolcezza, è un miele così che dà questa aroma che non c'entra niente e poi sparisce di nuovo, quindi veramente non me lo sono goduto per niente questo tabacco. L'ho provato in varie pipe perché cercavo insomma di capire come va fumato perché sono estremamente confuso. Ha dato il meglio di sé, tra virgolette, nelle pipe dal fornello un po' più capiente e soprattutto in generale in quelle pipe della mia rastrelliera che si distinguono per essere meno analitiche, quelle che tendenzialmente arrotondano un po' di più i tabacchi e in generale le appiattiscono. Ecco, su quelle lì, forse probabilmente perché questo arrotondamento riesce anche ad arrotondare tutte quelle che sono le, come si può dire, tutte le punte più aspre, che sono tante di questa miscela, lo rendevano fumabile. Quindi in quelle pipe lì diciamo che è stato fumabile, mentre con le altre, con quelle un po' più analitiche, quelle con cui in genere mi godo di più Virginia, assolutamente un disastro, veramente da dimenticare. Basta, resta lì, si fuma semplicemente, in realtà l'ultimo terzo diventa abbastanza umido, a parte che è un tabacco umidissimo, ho dovuto tenere la latta aperta lì per 2 giorni per poterlo essere, per renderlo minimamente fumabile, perché altrimenti ogni volta devo tirare fuori, dipanarlo e lasciarlo lì ad asciugare mezz'ora, un'ora, perché è veramente umido. Quindi questo qui è il problema numero uno. Il problema numero due è veramente fa fondiglio e poi non se ne esce, ma veramente non c'è nessuna evoluzione, paletta aromatica assente, e lì pasturone senza capo né coda. Insomma, che dire, molto meglio fumare il Capstan, il Park Lane, oppure ho letto sui gruppi Facebook che da Vannicelli è arrivata una tonnellata di San Bruno Flake, quindi andate tranquillamente a prendere quello e godetevelo. Questo è un tabacco di cui probabilmente prima di queste recensioni non eravate a conoscenza e potete tranquillamente rimanerne all'oscuro perché non vi perdete assolutamente nulla. Basta, speravo di avere commenti più positivi perché generalmente li trovo più interessanti, ma questo tabacco veramente non mi è piaciuto, non ve lo consiglio, è l'ultimo terzo che mi è rimasto, lo fumerò con molta calma, perché adesso ho veramente voglia di fumare altro, quindi vedo l'ora di tornare a casa e fumare un po' di Union Square a questo punto.
Basta, ci vediamo la settimana prossima, penso, con una nuova recensione, con un nuovo tabacco. Vedremo cosa fumerò questa volta e spero davvero di fumare qualcosa di meglio, anche se in realtà ci vuole veramente poco. Ecco. Grazie mille e a presto. Ovviamente commenti di qualunque natura sono sempre Ci gentili. tenevo a fare questo post scriptum perché montando il video e riascoltandomi sono rimasto, diciamo, particolarmente poco soddisfatto dalla negatività dei miei commenti. È vero, lo avevo anticipato che avrei avuto ben pochi pensieri positivi per questo tabacco, ma comunque no, non fa piacere, insomma, non sono contento. Quindi ci tenevo a dire due cose. Uno, spero di non avervi annoiato. In generale penso che quando uno parla soltanto male di qualcosa è tendenzialmente noioso. E poi numero due, comunque volevo sottolineare il fatto che Cornell Deal rimane e sempre uno dei produttori di tabacco più importanti negli Stati Uniti, producono una varietà di miscele immensa, non penso di averne provato neanche una minima parte. Sono loro che fanno anche Peace, sono loro che fanno anche Dagger and Son, insomma tantissimo. E quindi massimo rispetto per il lavoro delle persone che sono dietro questo marchio molto importante. Soprattutto, insomma, la mia è un'esperienza che si basa su una latta di tabacco che non mi è piaciuta, che è normalissimo che possa non piacere e che può essere anche stata una latta sfortunata, insomma. Quindi niente, ci tenevo a dire queste due cose e per il resto basta, ci vediamo alla prossima.